Questo video che vedrete, che è abbinato al libro, non ha nessuna pretesa, semplicemente sono degli estratti, grazie alla pazienza degli allievi del Nada Yoga Vidyalaya di Genova, del corso di base che abbiamo fatto, il primo corso dei 12 weekend della scuola annuale. È uno strumento didattico perché leggendo il libro uno può chiedersi tante cose, vedendo il video diventa integrativo, però non ha la pretesa di insegnare il Nada Yoga. Il Nada Yoga è complesso, bisogna essere seguiti, quindi è semplicemente un'integrazione che c'è al libro, ma non ha la pretesa di coprire tutti gli aspetti. Vi auguro veramente che questo video possa ispirarvi e iniziarvi al cammino del Nada Yoga, che è veramente una pratica fantastica, una pratica di grande evoluzione, e possa essere anche uno strumento integrativo per i tanti allievi che hanno seguito dei corsi di base ma a cui mancava questo strumento. Quindi vi auguro un buon lavoro. Il livello con cui dobbiamo lavorare è la mente impulsiva. Come si contatta la mente impulsiva? Si contatta attraverso delle sensazioni. Cosa sono le sensazioni? Prendo le mani, faccio così, sensibilizzo l'area e poi ascolto cosa sta avvenendo sul palmo della mano. Sentite come un formicolio, oppure del calore, del freddo, oppure un pulsare, una contrazione, un'espansione, qualsiasi cosa essa sia. Sentite qualcosa? Adesso andate su quest'area della mano e cercate di ascoltare che cosa fa il corpo. Per esempio, questo pulsare. Sentite qualcosa? Se non sentite nulla dovete toccare. Questo linguaggio lo chiamiamo sensazione. In lingua pali si chiama Vedana, sensazione. Noi lavoriamo su questo. Quindi non ascoltiamo le emozioni che abbiamo, non osserviamo le visioni che abbiamo, anche se questo avverrà. Cerchiamo di ritornare ogni volta sul corpo fisico e su quello che è il linguaggio del corpo fisico. Si chiamano sensazioni, ce ne sono circa 64, credo, sensazioni diverse. Ora, il punto è che dobbiamo sentire queste sensazioni su delle parti del corpo un po' inusuali. La prima è l'ombelico. Quindi prendo, metto la mano nell'ombelico, incomincio a toccarlo, vedere un attimino cosa avviene nell'ombelico e vediamo se l'ombelico è freddo o caldo, proprio non solo l'area ma proprio l'ombelico, proprio il buco. Vedo se quando lo tocco mi dà fastidio oppure se è del tutto insensibile, se è caldo, se è freddo, se è umido, se pulsa, se si contrae, se si espande. Adesso, mentre voi siete lì, cercando di rimanere unicamente sulle sensazioni fisiche, io produrrò un suono. E voi, rimanendo su quella zona del corpo, cercate di ascoltare il suono, non con le orecchie, ma con quell'area del corpo. Adesso, rimanendo coscienti dell'area dell'ombelico, dedicando l'80% alle sensazioni dell'ombelico, porto la mano destra sull'orecchio destro, dedico un 20% di attenzione al suono
ascolto cosa sta avvenendo dentro di me, osservo cosa avviene soprattutto nell'area dell'ombelico. Adesso andiamo a una seconda area che è, per l'uomo è semplice, si prende l'altezza dei capezzoli, si fa una linea e si va al centro di questa linea, quindi dove c'è lo sterno, e poi dall'osso dello sterno si entra, diciamo, 2 centimetri, quindi si va dietro l'osso in un punto che è all'interno. Per le donne, essendo che l'altezza dei capezzoli dipende dal volume del seno, dalla forma del seno, eccetera, usiamo un altro metodo. Tocchiamo la pancia e andiamo su fino a quando tocchiamo il primo punto dello sterno, dove c'è, diciamo, l'inizio della cartilagine. Da lì si va, se siete molto alte si va su di 3 dita così, se siete medie diciamo 2 dita e mezzo, una cosa del genere, e più o meno si arriva a quella che sarebbe l'altezza dei capezzoli. Da lì si va anche voi, tanto così all'interno, si va dietro la cassa toracica, quindi se la cassa toracica è così, il punto è dietro, all'interno, ok? Questo punto è il punto dove si sente la gioia, dove si sente l'amore. Questo punto attiva una ghiandola che sta invece più sopra, che si chiama timo. Questa ghiandola è molto importante e regola tutto il sistema immunitario. Quindi con attenzione si può investigare all'interno, non con la visualizzazione, ma col tatto. Quindi il tatto si risveglia quando porto la coscienza. Quando porto la coscienza lì, il sangue va lì, il sistema nervoso si risveglia e incomincio ad ascoltare sensazioni, caldo, freddo, pulsare, contrarre. Quindi inizio a investigare quell'area. Se mi è difficile, tocco in superficie e cerco di prendere il contatto. Adesso, rimanendo in quell'area, io ad esempio sento una certa densità in quell'area, no? Rimanete sulle sensazioni che provate, io produrrò un altro suono e lo ascoltate con quell'area, date l'80% di attenzione a quell'area e il 20% di attenzione al suono. La ghiandola pineale è un punto molto molto particolare nel corpo. Sapete che è legata alla produzione di 4 tipi di ormoni, tra cui la melatonina, che è un ormone molto importante per il riposo. Quindi la ghiandola pineale deve essere in buona salute, se no la persona non riesce a distendersi, non riesce a dormire. Quindi innanzitutto cerchiamo di localizzare questo punto. Noi localizzeremo questo punto sul corpo fisico, un punto preciso del corpo fisico. Questo punto preciso va a attivare invece un altro punto del corpo eterico, perché il corpo eterico fluttua, è come se fosse un corpo fatto di yogurt,
tanto per intenderci, fatto di bioplasma, quindi fluttua, a volte si espande, a volte si contrae. Genericamente è più piccolo del corpo fisico e ha dei canali, delle nadi, dove scorre la vitalità pranica, però si espande, si contrae, non è molto solido come la materia. Quindi noi concentrandoci in quel punto fisico andiamo a attivare un punto nel sottile che a sua volta andrà a attivare un altro punto, un terzo punto nel corpo fisico. Ecco la nostra modella pineale. Allora, vedete che qui lei è dotata di 2 sopracciglia. Se io vado in contropelo così, a parte che gliele spettino e quindi lei potrebbe anche un po' arrabbiarsi, e vado fino a dove in teoria le 2 sopracciglia si incontrano, finisco dove il naso finisce e dove inizia la fronte. Quindi le sopracciglia non sono dritte, sono leggermente curve, e dove si incrociano è un punto preciso che è la fine del naso e l'inizio della fronte. Non è quindi il famoso punto che dicono terzo occhio, che invece è più sopra. Non è quel punto. È un punto che viene chiamato in India Kutastha Chaitanya. Poi giriamo la nostra bellissima modella chiamata ghiandola pineale. Non te l'hai mai chiamato nessuno? No, ghiandola pineale. non avevo mai Ghiandola pineale. Allora, adesso gentilmente tu potresti tenere i capelli un pochino in su, così, ok, allora vieni qui. Se io prendo qui i suoi 2 tendini, li tocco e vado alla sommità del cranio, qui proprio dove inizia l'osso, poi vado al centro, scoprirò che qua c'è un avvallamento, ok? Dall'avvallamento io salgo, dopo un pochino trovo una pallina, lei è dotata di un'ottima pallina. Vado appena sotto, qui. Quindi questo punto all'estremità si chiama Hamsa Chakra, chakra cigno. Non è quello il punto. Noi andiamo appena sotto, qui, quindi è una questione di mezzo centimetro neanche. Quello si chiama Alta Major, poi vi spiego a cosa serve. E adesso se io metto le 2 dita così e cerco di unire, mi rendo conto che in fin dei conti la linea non è perfettamente orizzontale, è leggermente obliqua. Questa linea, questa nadi vuol dire canale, fiume o tubo dove scorre il prana, si chiama il flauto di Krishna, questa nadi qua. Quindi adesso voi chiudete gli occhi e provate a respirare da davanti verso dietro oppure da dietro verso davanti. Adesso facciamo l'altra linea, che è una linea verticale, e poi cercheremo di unire le 2 linee e trovare il punto di intersezione delle 2 linee che noi chiameremo ghiandola pineale. Vedete qua queste 2 linee immaginarie, tanto per avere un'idea, non è precisissima sta roba, E vedete che poi il punto è al centro della testa. Quindi facciamo la seconda linea che viene fatta in questo modo. Si prende un dito così, su questa parte del dito qua ci metto il gozzo e poi col dito vado, non so come si chiami, nel sottomento, non so come si chiami, ok, qui sotto, metto la lingua sul palato, seguo la linea ed esco dove c'è più o meno la fontanella, quindi non è la sommità del capo, è leggermente più avanti dove c'è la parte molle del cranio dei bambini. Avete presente che i bambini qua sopra non hanno l'osso formato? Si chiama fontanella. Quindi se unisco queste 2 linee, questi 2 punti, che è la linea quando mangio il gelato molto veloce e mi viene mal di testa, segui questa linea qua, che senti proprio la testa che fa male boia, no? Quindi unendo questi 2 punti faccio una linea verticale e unendo i 2 punti davanti e dietro faccio una linea
chiamiamola orizzontale anche se leggermente obliqua, dove queste due linee si incrociano nel centro della testa, ecco che lì ho il punto che noi chiameremo ghiandola pineale. Quindi provo a chiudere gli occhi e respirando o da sopra verso sotto, o da sotto verso sopra, o da davanti verso dietro, o da dietro verso davanti, cerco quel punto dentro al capo. Quindi rifate il percorso dei 4 punti. Se non avete nessuna sensazione, aiutatevi con il respiro, andate da davanti a dietro, da dietro a davanti, da sotto a sopra, da sopra a sotto, e cercate il punto di unione delle due linee che chiamiamo ghiandola pineale. Allora, abbiamo visto che quello che deve vibrare e suonare in noi è il corpo stesso. Il corpo stesso è lo strumento che noi utilizziamo. Quindi, per riuscire a usare il corpo, come ogni strumento all'inizio di un concerto, il corpo va accordato. Per riuscire ad accordare il corpo, come quando si accorda una chitarra, la chitarra deve essere tenuta bene, in una buona posizione, e poi si accorda la corda. Quindi il corpo va deposto in una buona posizione. In altro modo non riusciamo a accordarlo. Come si accorderà lo faremo vedere dopo col movimento della basculazione. Quindi la posizione corretta è fondamentale per riuscire poi a accordare il corpo. Abbiamo 3 possibilità in base alla natura di ciascuno. Chi ha un corpo più flessibile utilizzerà questo tipo di posizione che chiamiamo la posizione indiana, che come vedete presuppone una grande apertura nelle gambe. Lui è molto flessibile e quindi riesce a posizionarsi bene. Potete anche notare che uno dei talloni è posizionato tra i genitali e l'ano, in quel punto del corpo chiamato il perineo. Se lui volesse potrebbe tentare di mettere questo tallone invece dietro e quest'altro davanti, quindi c'è la doppia possibilità. Se useremo il tallone sinistro attaccato al corpo, il prana tenderà ad andare verso la corona. Se useremo il tallone destro attaccato al corpo, il prana tenderà ad andare verso il muladhara, cioè il chakra della terra. Tu come ti senti? Mi sento meglio così. col sinistro. Quindi col sinistro, nel suo caso, il prana tenderà automaticamente a risalire, però dovrà essere schiacciato col perineo a quel punto. Questa è la prima posizione possibile.
Per verificare se lui riuscirà a fare il movimento che noi necessita, lo facciamo basculare e vediamo se ha la possibilità di basculare. Come vedete la posizione è molto stabile, quindi è saldo e riesce a basculare bene. Questa è la prima posizione. Adesso vi insegniamo la seconda posizione, che è la giapponese, quella che in Cina viene chiamata Seiza, e per aiutare in maniera tale che non si blocchi la circolazione, la giapponese, che è più o meno a 2 pugni, così, ecco, con il cuscino in questo modo la circolazione non si ferma e quindi non ha poi dolore alle gambe. Se è comodo, e anche qua possiamo provare a vedere se riesce a basculare, come quando si va a cavallo, e vediamo che riesce perfettamente. Quindi per chi ha problemi di estensione di gambe questa posizione va benissimo. La terza posizione corretta è più complessa, ci serve una sedia, si tratta della posizione chiamata egiziana ed è visibile nella Valle dei Faraoni, come i faraoni si sedevano sulla sedia. Quindi questa posizione egiziana va benissimo per chi ha difficoltà a stare al terreno, si siederà sulla sedia, però non come ci sediamo noi, come fa la persona che lavora in ufficio che è completamente seduto indietro. Prova a sederti così. Se noi proviamo a basculare vedete che è impossibile. Si siederà invece sul bordo della sedia creando un angolo retto perfetto qua, come si vede nella Valle dei Faraoni, come sono i faraoni. In Egitto si meditava in questo modo, molto confortevole, molto comodo. E se lui proverà a basculare, vediamo che anche qua riuscirà tranquillamente a basculare. Adesso, siccome ognuno ha una natura diversa, non importa quale posizione si prende, l'importante è che la persona sia comoda. Tu in quale posizione ti senti meglio? Quella con le gambe incrociate. Quella indiana, quindi lui lo facciamo sedere nella posizione indiana, dove si sente meglio. Grazie. E adesso iniziamo a insegnarli a muovere il corpo in accordo alle note. Allora, rilassa completamente la colonna indietro, quindi ecco così. Adesso quando emetti una O dall'ombelico, inizi a basculare e a inarcare O. Ed è quest'area che si esprime. Poi cadi. Poi quando canta il cuore, la basculazione va avanti fino a qua ed è quest'area che canta e si apre. Finito di cantare, cade. Quando canta invece la pineale, quindi il movimento deve arrivare fino in su. Abbiamo visto col movimento come la corda viene accordata, la corda è la colonna vertebrale. Se lui facesse per esempio un Aum partendo dal basso, vediamo come il movimento è completo e poi cade. Quindi ogni volta questa corda deve essere tirata in maniera adeguata e simultaneamente possiamo notare che sta respirando. Quindi se lui per esempio canta dal cuore, mentre canta svuota lo stomaco e finito di cantare cade e apre la bocca. Riempi e poi riparte. Canta, svuota lo stomaco, cade, apre la bocca, l'aria entra e di nuovo.
Via via che impariamo a cantare basculando in questo modo, riusciremo anche a disegnare quello che cantiamo con la mano. Quindi viene tirata la colonna vertebrale e disegno con la mano quello che sto cantando, in maniera tale da esprimere con la mano quello che voglio esprimere anche con la voce. Questo lo fanno molti cantanti professionisti che quando cantano usano moltissimo il movimento della mano. Vedete questo tasto? Questo è un Do. Vedete che ci sono due neri? Il tasto prima dei due neri, ok? Vedete che anche qua ci sono due neri? Prima c'è ancora un Do. Anche qua ci sono due neri. Prima c'è ancora un Do. Qual è la differenza tra questo Do e questo Do? Si chiamano ottave. C'è un salto di ottava. Qua è un'ottava bassa, qua è un'ottava media e qua è un'ottava alta. Per cui da qui a qui ci sono le 8 note bianche più le 5 nere e poi riprende stesse identiche note, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Poi cosa trovo? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La differenza è il tono, quindi qui sentite come basso e qua sentite come alto. Qua c'è il Sa, due dita sopra, Re. C'è il Re, Re come la targa di Reggio Emilia, su circa due dita sopra. Poi all'altezza dello stomaco c'è il Ga, poi all'altezza del plesso solare, che è il punto dove se vi danno un pugno svenite, qua, la bocca dello stomaco, c'è il Ma, M-A. Poi all'altezza del cuore, lo conosciamo già, il punto che abbiamo già intravisto, c'è il Pa. All'altezza dei polmoni clavicole c'è il Da, D-H-A, Da, 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 Da. Non è Da, non è Da, Da, Da. Poi c'è il Ni, che è tra le orecchie e gli occhi. Praticamente se fai due linee, guardate qua, faccio due linee e praticamente il naso, vedete? Tra gli occhi e le orecchie, quella fascia lì, diciamo il naso. E poi c'è il Sa della pineale. Allora, i punti che noi stiamo investigando non sono chakra, sono kshetram, cioè il campo di azione di un chakra o la porta d'ingresso di un chakra. Per cui la relazione tra questi punti e i chakra lo vedremo a livello 7, perché è complessa sta roba, complessiva. Okay, quindi noi non abbandoniamo i corpi, perché se andiamo direttamente su un chakra ti assorbi, perdi il corpo.
Per far questo ci concentriamo nell'Ikshetram, cioè nei punti d'ingresso. Dall'ombelico assieme Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa. Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Ga, Re, Sa. Ok? Allora, secondo voi Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa sono delle note? Non sono delle note, sono dei punti psichici. Tutti abbiamo una nota diversa all'ombelico e però si chiama sempre Sa in indiano. Tutte le altre le derivo e le deriverò sempre nello stesso modo. Io parto da un Re e tu parti da un Do diesis. Ok? Ci siamo? Per cui il Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa non sono note, sono punti psichici su cui appoggerò un insieme di note. Adesso cantiamo. Le note si chiamano svara, noi le chiamiamo l'ottava, gli indiani la chiamano saptak, la settima, perché Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni sono 7 note e poi rinizi Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, poi rinizi Sa, Re. Quindi noi la chiamiamo ottava, loro la chiamano la settima. Adesso facciamo la scala saptak con i nomi delle note, le note si chiamano svara, ok? Quindi iniziamo dall'ombelico assieme cantando Sa. Poi mettete la manina sopra. Adesso metto la posizione corretta, basculo, respiro bene e con la mano seguo. Adesso noi stiamo facendo la scala numero 29 e andiamo a investigare questa scala che ormai le abbiamo fatte tutte le note, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa. Però andiamo a vedere quando si sposta di ottava, quindi andiamo nella testa, facciamo l'ottava alta e poi andiamo nelle gambe e facciamo l'ottava bassa. Adesso vi spiego dove si trova l'ottava alta. Ora noi arriviamo, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, il Ni è più o meno qui, e poi il Sa è sulla pineale, ok? Da qui riprende la scala Sa, Re, Ga, Ma,
Ni, Sa, e alla sommità del capo abbiamo il Sa, che avrà a questo punto 2 puntini. Quindi Sa col puntino pineale, Re col puntino sopra la pineale, Ga col puntino sopra ancora un po' più su, e così via fino alla sommità del capo, dove ci sarà un Sa con 2 puntini sopra. Adesso cantiamo fino alla sommità del capo. Tenete la manina, posizione corretta, basculazione, respirazione, eccetera, eccetera. Adesso invece scendiamo, andiamo nell'ottava bassa. Il Sa all'ombelico che voi conoscete, poi scendendo sarà Sa Re Ga Ma Pa Da Ni o sarà Sa Ni Da Pa? Cosa pensate? Non è Sa Re Ga Ma. No, è Sa Ni Da Pa. Scendiamo, no? La discesa è sempre Sa Ni Da Pa. Quindi Sa è qua, all'altezza dell'ombelico, Ni è il sottoombelico, il famoso Tantien o Hara. Avete presente i giapponesi quando fanno harakiri? Dov'è che mettono il coltello? Sotto l'ombelico. Quindi mettono zac, il tempo di fare sik, zac sono 2 volte. Voglio dire, prova a farti zac, zik in un'altra parte, mica muore distante. Quindi c'è proprio un punto, un interruttore qua particolare. Quando sei fuori dal corpo ti accorgi che hai un cordone ombelicale che lega il tuo corpo di luce al corpo fisico. Più sotto abbiamo il Da. Il Da corrisponde all'osso pubico. Qui, se voi vi toccate, sentite un osso, proprio dove ci sono i peli dei genitali, c'è proprio un osso. Lì c'è il Da, chiamato anche sex chakra. Se fate attenzione, se voi fate passare l'osso pubico una linea da davanti che va dietro, vedrete che dietro corrisponde allo Svadhisthana chakra. Quindi qua c'è il coccige e qui c'è lo Svadhisthana chakra. Ora, come mai il sex chakra è davanti e non dietro? Perché l'energia sessuale quando va davanti verso i genitali diventa energia sessuale, se rimane dietro va in colonna, va su e giù. Quindi solo quando va davanti che c'è, diciamo, l'eccitamento, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il Pa, che è la zona proprio delle, come si chiamano queste, le anche? Bacino anche, ok? Questo è il Pa. Sa, Ni, Da è il sex chakra, Pa è quest'area. Allora, il Ma invece nella zona delle cosce e ginocchia. Questi punti qua sono state anche delle scritture chiamate, hanno dei nomi che si chiamano Patala, Atala, sono dei regni proprio bassi, no? Della semioscurità, dell'oscurità, ci sono proprio degli esseri che vivono, si chiamano i Pani, hanno proprio dei nomi nelle scritture vediche. Poi il Ga è la zona della tibia e del polpaccio, questa è tibia si chiama? Le moulets, come le chiamano i francesi, polpacci. I francesi lo chiamano moulet, che vuol dire polpaccio. Il Ga.
Il re invece è la zona della caviglia. Quando uno è inseguito da un nemico, cosa dice? Il nemico mi sta alle calcagne, alle caviglie, no? Calcagne. Oppure si dice è un serpente alle calcagne, no? Ci sono queste espressioni, questa a indicare una zona di debolezza, ok? Quindi anticamente mettevano anche delle decorazioni di particolari ai guerrieri. Infatti Achille era feribile in quest'area qui. La storia racconta che la mamma lo immerse nel fiume dell'immortalità tenendola per il tallone, quindi il tallone fu l'unica cosa che non toccò l'acqua, quindi c'è una debolezza. E poi abbiamo il Sa dell'ottava bassa che è all'alluce, les orteils, come dicono i francesi, gli alluci. Quindi ripassando: Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Ga, Re, Sa. Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa. Ok? Per riuscire a cantare questa ottava è meglio che vi sediate così, è più facile. Comunque normalmente una persona dall'ombelico scende 2-3 toni, 4, in genere basta così. Quindi prima andiamo dall'ombelico alla pineale e poi dal pineale fino agli alluci, canteremo fin dove riusciremo e sentiremo l'effetto. Dall'ombelico alla pineale. Siamo agli alluci, risaliamo. Ascoltate le vostre gambe e cercate di sentire se sentite qualcosa che va su e va giù. Ora, per andare dall'ombelico alla pineale ci sono 72 maniere diverse. Questa è la maniera numero 29, quella che abbiamo cantato adesso. Queste 72 maniere si chiamano mela, come la mela carta, come un foglio di carta, mela carta raga, cioè 72 salite e discese. Queste 72 sono divise anch'esse in blocconi, però adesso non entro troppo nei dettagli di queste cose che le vedremo piano piano. Queste 72 sono un pochino i genitori, i raga genitori, quelli più importanti, che a loro volta hanno fatto i figli. E ci sono circa 1 migliaio di figli. I figli si chiamano Jania
I genitori si chiamano Melakarta, quindi circa 72 sono i genitori e circa 1 migliaio di figli. Tutto questo è stato diviso in blocconi di tat, cioè di famiglie di sentimento, chiamiamole così in questo modo. Allora, siamo su Raga 15, nel nord lo chiami Bhairav, nel sud lo chiami Maya Maravagola. Poi ci sono regioni intermedie in cui ci sono altri nomi che io non so bene. Ora, se è un raga genitore, i 72 raga genitori hanno tutti la stessa caratteristica, devono avere necessariamente tutte le note, per forza, ok? Quindi scrivete Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa. Però i 72 raga genitori per forza hanno tutte le note, quindi scrivete come salita e discesa Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa. Però cosa succede? Qualche nota sarà alterata, quelle che da noi chiamiamo diesis o bemolli, ok? Mentre il raga che abbiamo fatto prima, il 29, era pulito, non c'erano alterazioni, andavamo su in linea retta. Quando c'è una nota alterata o si va a destra o si va a sinistra del corpo. In questo caso il re e il da sono alterati. Il da. Da. Quindi sotto il re mettete una lineetta, non un puntino, una lineetta, e sotto il da mettete una lineetta. Cosa sta a indicare? Che quelle noti sono un po' più basse, non sono pieni, saranno un re bemolle e un da bemolle, se volessimo dirlo all'occidentale, ok? E dove si troveranno? Se il re normale, se qua c'è il sa, guardate per piacere, se qua c'è il sa e il re normale è qui, il re alterato sarà un po' più in basso del re normale e a sinistra, sarà qua. Se il da normale è qui, il da più basso sarà leggermente più in basso e a sinistra, sarà qua. Quindi il circuito, l'unione dei punti, per questo raga va in questo modo, guardate un attimo, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa, Sa, Ni, Da, Pa, Ma, Ga, Re, Sa, ok? Quindi il prana si muoverà su questi binari, come dire, un conto è il tram numero 1 e un conto è il tram numero 2. Sono binari diversi, ok? Nel momento in cui il prana si muove su questi binari, fa questo circuito, chiamiamolo così, unirà dei punti psichici diversi. Che cosa succede? Quando tu vai su e giù in questa maniera specifica, Bhairav produce 3 stati emozionali precisi. Pace profonda, uno stato di assenza di pensiero, chiamato meditazione o dhyana, e una tristezza mistica. Questa è la caratteristica di questo raga. Ti dà una pace profondissima, ti ferma la mente e ti porta in uno stato di tristezza mistica, di bisogno mistico. Questo è Bhairav, ascoltate.
il secondo raga che viene in genere introdotto nei seminari di base, perché ha un effetto psichico completamente diverso rispetto a Bhairav. Bhairav ci porta all'interno, ci porta a uno stato meditativo, e Mohan invece ci porta all'esterno e ci porta in un aspetto di frizzante. Mohan vuol dire anche illusione, è un nome di Krishna. Krishna ti dà questa gioia che però poi svanisce quasi come le bollicine di champagne. Quindi è un raga molto allegro, è chiamata anche la pentatonica cinese, viene usata nei festival cinesi, ha note solo positive, e il salto che fa con le note, avendo la rohana, cioè la salita in questo modo, sale, ga, poi si salta, pa, questo salto, pa, come quando salto il ruscello, quando atterri, scusa, quando atterri ovviamente c'è tutto il peso che atterra, quindi sale, ga, pa, si atterra sul pa, il pa che è la forza della gioia acquisisce molta forza, pa, da, sa, e anche il salto acquisisce molta forza, il salto è la sede della beatitudine. Quindi un raga molto positivo, sa, re, ga, pa, da, sa, da, pa, da, re, sa. Manca il ma e manca il ni. È un raga che energetizza molto, dà molta energia, e quando si ha molta energia si è un po' spavaldi, si è anche coraggiosi. Adesso lo cantiamo assieme, facciamo la salita e la discesa. Sa,